Ciao ciao a tutti amici, io sono Ferdi. Come promesso, ora andremo a vedere questo versus tra gli specchietti bar end originali e quelli copia. Infatti qui vedete davanti a voi uno è uno specchio originale Royal Enfield, mentre un altro è una copia. Le differenze non sono molto evidenti, però ci sono senz'altro. Il livello qualitativo, anche a vederli così, non sembra che ci siano differenze, ma qualche cosina c'è. Andiamo a vedere che cosa c'è di differenza e a vedere qual è la copia e qual è l'originale. Allora, questo qui è lo specchietto originale, lo possiamo riconoscere dalla omologazione, dal numero di omologazione che è qui, ecco qui, che non è presente su quello copia. Altro punto di differenza è l'attacco dello specchietto, vedete qui, in questo punto qui c'è proprio lo scasso per poter svitare lo specchietto. Vedete che c'ha la sfaccettatura del pernetto che non è presente sulla copia. Poi lo specchio è pure diverso perché quello originale è più grandangolare rispetto a quello lì non originale. Anche la scritta è leggermente diversa. Ora andiamo a vedere il non originale, che è questo. Vedete qui l'attacco è diverso, qui è tutto rotondo. Vi devo dire che per quanto riguarda la costruzione sono abbastanza simili, i materiali sembrano pure questi buoni, poi vi farò vedere il peso, è quasi uguale. Che difficoltà ho incontrato io? La difficoltà che ho incontrato è nelle rifiniture proprio, cioè questo qui, vedete questo qui è abbastanza morbido, mentre non succede in quello originale che è questo, lo vedete, per spostarlo bisogna proprio fare forza, mentre qui è più molle. Anche stringerlo sul canotto, su questo canotto qui, è piuttosto difficoltoso. Quindi vuol dire che questo materiale è un po' più rigido dell'altro. Certamente il prezzo degli originali, che è arrivato secondo me a un prezzo esagerato, 250 euro compresi i due canotti, mi sembra esagerato per questo specchio che in India costano circa un terzo, quindi secondo me non è giustificata questa richiesta. Cara Royal Enfield, secondo me non sei giustificata per una richiesta simile per questi specchi. Anche quando sono usciti, che più o meno quando è uscita la Tribute, l'ultima Royal Enfield, che era la Bullet Tribute, che si videro sia questo modello che l'altro, il Touring, allora costavano intorno ai 110-120 euro. Visto il successo di vendita, poi il prezzo era lievitato prima dell'uscita della 350, tra la 350 e l'uscita della Hunter a 250 euro, che è l'ultimo prezzo. No, per me non va bene. Questi qua costano molto meno, sono indiscutibilmente come qualità sono inferiori e quindi non sono omologati. Quindi vedete voi quale preferite. Io non so che cosa consigliarvi, sto solo facendo vedere le differenze per evitare che vi possano dare degli specchietti non originali per originali. Quindi guardate qui, questa è la differenza, lo specchio
Nella originale è più grandangolo, vedete qui non prende tutta la pianta, mentre in quello alla mia destra, questo qui, prende tutta la pianta, cioè il fiore, quindi senz'altro ha un angolo superiore. Andiamo a vedere il peso ora. Misuriamo l'originale, che riconosciamo sempre da questa sfaccettatura. Vediamo quant'è. È 302 grammi, 302 grammi leggiamo. E ora misuriamo il non originale, che riconosciamo perché qui è tutto rotondo. 290 grammi, quindi il non originale è 12 grammi in meno, quindi sono praticamente uguali, identici pure di peso, quindi si presume che abbiano gli stessi materiali. Questo dovrebbe essere duro alluminio, questo qua invece è un altro metallo. Le viti, queste qua sembrano delle viti un po' economiche. Io sulle mie l'ho cambiate, ho messe in acciaio inox. Va bene ragazzi, questo è il quanto. Sta a voi la scelta, anche forse la scritta è un po' diversa, vediamo. Mi sembra che quella originale sia leggermente diversa. Giudicate voi le eventuali differenze. Ripeto, questo qui è l'originale, questo qui è la copia. Ripeto, fate voi la scelta migliore che volete fare, però vi raccomando di tenere conto che il non originale per me qualitativamente è inferiore. Questo qui come difetto è l'unico difetto che io vedo, è veramente molto caro come costo d'acquisto. Va bene? Vi saluto, ciao ciao da Ferdi.